E la Francesca ha bucato. Siamo a 3 km dal confine. Ciao, posto bellissimo. Più di 3000 anni. Queste sono tutte le mura esterne di Durumtash. Non hanno ancora scavato, immagino, tutto. E chissà ancora quanta roba c'è qua sotto. Interrata o... Guarda che vista qua davanti. Era sotto metri di schifezza, ma avevano capito ormai che lì c'era un qualcosa di interessante per la conformazione, per le dimensioni, per come era strutturata l'area, e quindi hanno iniziato a scavare nel corso degli anni 50-60 e l'hanno tirata fuori. Questo qua ha un drone da irrigazione. Abbiamo forse fatto l'ultima benzina, comunque è pazzesco. Il Khuzestan iraniano, che è questa regione del sud-ovest dell'Iran, al confine con l'Iraq, fuori dall'altopiano, è già abitato da arabi, da popolazioni di etnia araba, e lo si vede da come si vestono, dal colore della pelle e anche dal casino che hanno. C'è molto più casino qua che in Iran, ma proprio tutto è più un casino. Ci sono anche dei grossi movimenti indipendentisti del Khuzestan, che ovviamente non avranno seguito. È comunque un altro mondo interno all'Iran, con le sue peculiarità, i suoi casini, i suoi disordini. Questa è anche la regione petrolifera dell'Iran. In Khuzestan ci sono quasi tutti i giacimenti di petrolio, e tra l'altro questa è la zona che è stata caratterizzata di più dalla guerra tra Iran e Iraq, perché lo scopo di Saddam Hussein all'inizio degli anni 80, quando è scoppiata la guerra, era proprio conquistare questa regione del Khuzestan che ha i giacimenti petroliferi. Era quello lo scoppio di Saddam, come dopo di invadere il Kuwait. Quindi è stata anche devastata dalla guerra per 10 anni. Siamo a Kvatz. Ci hanno anche appena invitato al benzinaio a dormire a casa loro. Il problema è che siamo adesso a 10 km dalla città e la Francesca ha bucato. Siamo a 3 km dal confine. Ho spostato il peso indietro e adesso dobbiamo capire che fare. Ok? Aspettami qua. Sì, aspetta lì. Volete ridere? A 5 km dal confine, 5 km. Hello! C'è una roba di meccanici là dietro. Andiamo là e dopo giriamo sulla sinistra, che c'è una roba di truck driver. Le opzioni sono: c'è una roba di camion sulla sinistra, perché il problema non è che tanto cambiarla quanto avere il compressore. Se no andiamo fuori per fuori e dopo vediamo, dopo ci arrangiamo. Però io preferirei risolverla di qua che di là. Di fronte a me il confine. E la mia gomma anteriore a terra. È sicuro che girare con l'anteriore a terra fa schifo. Hello. Italia, Dio. Hello. Hello. Welcome. Can I help you? 1 kilometer from here. Please, I cannot speak with you. You can see. You can see. Oh, Yes, so no. 1 kilometer. Yes. No problem, no problem. I need the compressor, the jack. What is your country? Italia. Paolo Rossi. Si va Paolo Rossi. Hai trovato dei pompieri? Pompieri. Sei nero? Li stiamo sistemando.
Abbiamo il buco. این میشه تقریبا اینجا. خب میشه اینجا من همه رو دست نه میشه اینجا اذیتمون میکنه. no Yes, because it can be please this is my job چی میگه باید بشه برسن اینجا که دوباره خالیش میکنه. نه این بلندایی نمیشه. L'unica salvataria che abbiamo portato è Vietnam. i vigili del fuoco iraniani da cui adesso siamo ospiti, che poi alla fine anche la camera d'aria di riserva che avevamo era Bucata, può essere che magari sul fondo si sia bucata la soccombere del trasporto. non sappiamo, non abbiamo Quindi idea. se fossimo stati da soli saremmo stati nella merda perché non avevamo idea di sta roba qua. E siamo praticamente al confine Hanno preso nella zona economica speciale iraniana. Sì, hanno capito che non si poteva risolvere, hanno preso la ruota, le camere d'aria tutte e due. Sono andati al paese. Sono andati nel paese qua dietro che aveva 15 km, 20 km a stiamo aspettando fissare sta cosa loro. E stiamo aspettando da circa, penso un'ora e mezza, due, non lo so. È l'una di pomeriggio. Allora, Amedeo si sta lavando La faccia. la testa. Guardate un po'. Nel furgone. Ah, ce l'hanno riparata. Il cacciolettino per aprire. ایران فیلتر VPN. Very nice, Yamaha. کامera اشتغلت. Bye. Merci. Francesca Sì. Kier. Thank you very much. Che meraviglia di popolo gli iraniani, tutti a darci una mano, gentili nel miglior modo che potete immaginare. Mi spiace davvero tanto di lasciare questo paese. Abbiamo fatto il controllo carnet de passage. Vi consiglio davvero di andare da Fatima, che è stata molto competente, molto brava, veloce, molto carina. Ha controllato il numero di telaio sulla moto, insomma ha compilato tutto. La moto segna 49 gradi. Sono le 3, siamo usciti dall'Iran e siamo davanti al confine iracheno, al cancello. E ci hanno detto che è chiuso per pranzo, perché evidentemente c'è solo una persona. L'ha detto al cancello lì ai controlli. Non ho mai sentito in vita mia che il confine chiude perché un povero scemo è deciso di andare a pranzo e quindi chiude le inferriate. Hai notato che la mia moto non l'ha mai fatto, ha smesso di dire che temperatura c'è? Esatto. La mia moto indica temperatura non pervenuta. Esatto. Buon fatto sta che qua ci sono due ragazzi del Kuwait che ci hanno donato questi panini e vi assicuro che avendo noi fatto una scarsa colazione alle ore, non so, alle 4:30 quando ci siamo svegliati, questa roba alle 3 di pomeriggio è salvifica, anche l'acqua fresca ci hanno dato, fantastici. E così insomma, attendiamo. Ah, abbiamo fatto il visto, non ci hanno dato lo stampo. Dopo un'ora e mezza siamo fuori. Non penso proprio. Oh, è peggio del Pakistan come burocrazia, vi giuro. Siamo pieni di documenti. السلام عليكم. تفضل. متابعة شلونكم؟ Where from? Italia. Italia? Hello. This one, your wife? Yeah, it's my wife. قرار الله يساعدك جماعة الدار Vai, vai. Vai, vai. Sì, sì. Questa è roba americana, lasciata qua chissà da quando. Questo è stato in assoluto il peggior confine che abbiamo mai fatto in vita mia. Siamo fuori, non ci posso credere. Bene, il confine alle nostre spalle. Google Maps non funziona. Ci sono 41 gradi e siamo ancora qua in attesa. È stato veramente lungo, ma perché era disorganizzato. Andiamo a Basra.
Siamo a Bassora, stiamo entrando, adesso sperimenteremo la prima volta cosa vuol dire fare benzina in Iraq, se è un casino o meno. Sono Jack Checkpoint. Sì, tutti mezzi americani. Boh, non ci hanno neanche guardato. Non so se sapete, ma in Iraq è vietato alle motociclette fare benzina alle pompe di benzina. E quindi vanno in un posto con una tanica, vanno a riempire e poi vediamo se è vero. Secondo me perché hanno la pompa separata questi sono tipo evoluti. Ma adesso c'è la prima, infatti la prima benzina top. Hello. Ok, so is this one? Afmani. Yeah, 71. Dopo facciamo i conti. 15 litri 80 per 8000. Questo sta andando in giro con una gabbia di uccelli, con dentro degli uccellini. Non riesco a capire neanche come è attaccata la gabbia. Venditori. Che odore di fritto. Comunque fa ridere che le scritte di solito in Iran sono tantissime volte, anche in posti di merda, in doppia lingua. Cioè, c'è bilingue nel senso anche in inglese, invece qua no. Qui solo in arabo. Mi segna 42 gradi la moto, e li sento tutti. Bene, sei arrivata sul fiume di cui non mi ricordo mai il nome in arabo, che è la confluenza del Tigri e l'Eufrate. Sai che quello là si chiama Ponte Italia? Sì, perché è progettato dagli italiani, ho pagato anche dagli italiani. Sembrano quei restringimenti che si creavano in India quando c'erano i ponti. E l'hotel quanto è lontano? 1 chilometro e 100 metri. Presente Andrea Berton, quello per chi non lo sapesse che è venuto con noi a Istanbul quest'inverno, mio amico carissimo. Lui insieme a una ex professoressa del mio liceo, Loredana Marano, che adesso non c'è più, hanno scritto insieme un libro sulla storia di Adi, che è il profugo iracheno che Cervignano ha ospitato, e adesso non è più profugo perché ha preso la cittadinanza. Adi veniva da Bassora. Sì, lui è scappato tipo 15 anni fa da Bassora e non è più tornato. E lui per anni ha fatto il custode, credo che lo sia tuttora o faccia altro, il custode del palazzetto dello sport di Cervignano. Tutto Cervignano l'ha aiutato tantissimo, soprattutto Loredana scrivendo questo libro, che non mi ricordo come si chiama, credo tipo In mezzo al mare non può piovere, una roba del genere. Raccontava tutta la storia che ha fatto, che è arrivato in Turchia, che è stato picchiato, che ha fatto la rotta balcanica, un casino. E veniva da qua, da Bassora. A me è piaciuto tantissimo il film Le nuotatrici. Non so se l'hai visto tu. Su Netflix si trovano, che anche loro hanno fatto la rotta balcanica con 1000 disavventure, molto molto bello.